Hare
Shall we begin? Yes, she will translate. Gyananjana salakaya chaksin minutam yena tasmai shri gurave namaha Shri Chaitanya manobhistam stapitam yena bhutale Swayam rupakadamayam dadati sapadantikam Namaham Vishnu padaya Krishna prastaya bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swamini Namane Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshatarine Vanchakapatarubhyascha Kripasindhu Vayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Here's a prayer from Prahlad Maharaj. See if you like this one. Maybe this is sort of a prayer for everyone in the universe. Questa è una preghiera del Prahlad Maharaj, che è una preghiera per l'universo, una preghiera per tutti. May the entire universe be blessed with peace and good hope. Che tutto l'universo sia benedetto con la pace e con la buona speranza. May everyone driven by envy and enmity become pacified and reconciled. Chiunque sia animato da inimicizia e da invidia sia pacificato e sia calmato. May all living beings develop abiding concern for the welfare of others. Che ogni persona sviluppi una connessione, un abbono di connessione per il benessere di tutti gli altri. May our own hearts and minds be filled with purity and serenity. Che tutti i nostri cuori siano riempiti di serenità e di purezza. And may all these blessings flow naturally from this one supreme benediction. Che tutte queste benedizioni fluiscono da questa grande benedizione. May our attention become spontaneously absorbed in the rapture of love unto the transcendent Lord. Che la nostra attenzione sia rapita in maniera spontanea nella trascendenza del Signore. Wow, thank you. I can see that you are very expert at this. Thank you. So thank you all so much thank you Tredas, thank you Krishna Loka, Devidasi, for inviting me here. I've been with you on Zoom before, but I've never been here personally. Sì, vi ringrazio tutti di avermi invitato, Tredas Prabhu e Krishna Loka, sono stata con voi su Zoom, però non di persona. And I think this is a very, very historic place, the first seat of education in Europe and maybe the world, Bologna. Right? Comunque questo è un posto molto storico perché è il posto sito dell'Università della Conoscenza in Europa ma anche nel mondo, qui Bologna. So thank you all so much for coming, and I pray that there will be something here worthwhile for you, and I can speak a few thoughts and then we can discuss. E grazie di essere qua, spero che questa sia un'occasione di conoscenza per tutti e darò alcune riflessioni e poi possiamo parlare. What I've really been thinking about quite a lot is the idea of harmonizing.
Quello che da tanto mi passa per la testa è l'idea dell'armonizzazione. And I was thinking about, I don't know, when I come to Italy, I feel the depth and the weight of the culture. E non so, quando vengo in Italia sento il peso e la profondità della cultura. You know, the opera and the frescoes and all the art and the music and Sapete, l'opera, gli affreschi, l'arte, la musica, all the great saints and tutti i grandi santi. yeah, and so I feel like, you know, also like the image of an orchestra. When you think of great music, you have an orchestra of many instruments playing together. È come avere una grande orchestra dove ci sono tantissimi strumenti che tutti quanti suonano insieme. You know, everyone is playing their part, everyone is working together. Or like when there's a sitar or a tambura, there are strings that are played, but then there are sympathetic strings that are not played, that play just vibrate in association with you. E quando ci sono tanti strumenti che suonano l'unisono, magari quando uno usa o suona una sita, una tambura, sotto una sita, e quando si suonano alcune corde, loro suonano, però le altre corde vibrano in assonanza. So I was thinking how everywhere in existence, Krishna's energy is vibrating. Krishna is everywhere, but we find him nowhere. Ma pensavo appunto che nella natura ovunque la vibrazione di Krishna è onnipresente, però noi non lo troviamo da nessuna parte. So this is what I've been thinking about. Maybe you think about this sometimes yourself, that how can we, you know, awaken to that vibration of Krishna that is there everywhere, that we're... E quello sto pensando, magari anche voi delle volte lo pensate, cioè come riusciamo a risvegliare l'accordersi di questa vibrazione universale di Krishna. Yeah. Srila Prabhupada's guru, Srila Bhaktisiddhanta, said something very interesting, that we are not the operators of instruments, but we are instruments ourselves. Il maestro di Prabhupada, Srila Bhaktisiddhanta, ha detto che noi non siamo suonatori degli strumenti, noi siamo degli strumenti. So that we're meant to offer our music for the pleasure of Krishna or God. Per quello noi dobbiamo offrire la nostra musica per il piacere di Dio. So just like in an orchestra, you know, everyone is in tune, right? Everyone is playing their part, and everyone is supposed to be in harmony. But sometimes if there's a discordant vibration, then it throws everything off, right? In un'opera tutti quanti devono essere sintonizzati, devono essere in armonia. Invece se può accadere che qualcuno è scordato, allora questo manda tutti quanti nel caos. So, what would you say? I want to ask you. Maybe we can have some back and forth a little bit. What blocks us? What is that discordant vibration that's not in harmony? What is it that creates that dissonance? E allora vorremmo avere uno scambio in questo momento. Cos'è che secondo voi che ci blocca? Cos'è quella cosa che crea la discordia? Cos'è quella cosa che fa sì che non siamo in assonanza? Like in myself, between myself and others, or maybe even in the greater world, what is it that creates that dissonance? Dentro di me, tra me con le altre persone, tra me anche l'universo intero. Cos'è questa cosa che crea questa discordanza? Anyone want to suggest any thoughts? Qualcuno vuole suggerire qualcosa, condividere un'opinione? Lego. Ma Diego is... Ego. In English, ego. Yeah. That hits it on the head. What else? How else would you describe it? Ok, va benissimo. Qualcos'altro? Anybody else? Qualcun altro? Or ego? Oltre all'ego? La mente. Mind. Ego, mind. What else? Anybody else have other thoughts? Desires? Desideri. Or maybe when I have an agenda that's different from what Krishna would like to see in the world, you know, that also goes back to ego, goes back to
the material mind. Quando per esempio io ho un programma che non è in accordo con quello che Krishna vorrebbe, anche quello va ad accordarsi con l'ego, con la mente. Like I think of Venice, where they have what is the holiday where they wear the masks? Carnival. Carnival, yeah. So we have like a mask, right? E penso a Venezia quando c'è il carnevale, no? Che tutti vanno in giro con le maschere. Yeah, my husband and I were just in Belgium. We were in Bruges, and there's this sculpture in Bruges of a man and a woman kind of embracing. E era con suo marito a Bruges in Belgio e c'è questa scultura di un uomo e una donna che in qualche modo si stanno abbracciando. But in the sculpture, they're each wearing a mask. Ma nella scultura ognuno di loro ha addosso una maschera. Yeah, so if I really want to have love within myself, respect for myself, love someone else in this world, like a partner or wife or husband or my children, or love the greater world, I have to take off the mask. Yeah? Se voglio amare in questo mondo, amarmi, amare gli altri, amare il mio compagno, mio marito, i miei figli, ma anche il mondo intero, devo togliermi questa maschera. So I feel like, the process of bhakti is about removing the mask and waking up to my real vibration that's sympathetic to Krishna's vibration. E credo che il percorso della Bhakti è quello di toglierci la maschera, quello far sì che io diventi in assonanza con la vibrazione di Krishna. There's one definition of bhakti, a couple definitions of bhakti. One says that bhakti is a loving responsiveness. E ci sono due definizioni della Bhakti, uno che dice che la Bhakti è la responsabilità amorevole. Or another one is that bhakti is upasana, which is a Sanskrit word, or meditation that's been saturated with priti or love. So meditation that's been saturated with love. E un altro dice che la Bhakti è upasana, che è una parola sanscrita, che praticamente dice che la Bhakti è saturata di misericordia e di amore. So doesn't that remind you of this idea of just harmonizing to the dominant vibration of the major theme of Krishna's orchestra, Krishna's plan? E non vi ricorda questa cosa che la maggiore vibrazione di tutto quello che è l'amore di Krishna? Yeah, so there's a verse in Bhagavad Gita, it's the second verse of the 9th chapter, that says that this process is Raja Vidya Raja Guyam. It's the highest knowledge, and it's the secret of all secrets. E c'è un verso nella Bhagavad Gita, che è il secondo verso del 9º capitolo, che dice che questo è la highest knowledge of the highest process. Highest Raja Vidya, highest knowledge. Raja Vidya, che è king of knowledge, che è la regina della conoscenza. King of knowledge and the secret of all secrets. E il segreto di tutti i segreti. Here it is. It's the purest knowledge, and it gives direct perception of the self by realization. E la pura conoscenza è dall'esatta accurata percezione della conoscenza, vibrazione del sé. It's the perfection of religion. È la perfezione della religione. It is everlasting. È eterna. And it is joyfully performed. Ed è manifestata, performata in maniera gioiosa. So this is really a beautiful verse, but I feel like the most exciting for me is this idea of direct perception of the self by realization. E è un bellissimo verso, ma secondo me la parte focale è che la diretta conoscenza della realizzazione del sé. It's all beautiful, right? I mean, doesn't everyone want to know a secret? È tutto bello, no? Cioè, ognuno di noi non vorrebbe conoscere un segreto. If I say I have a secret, Se dico ho un segreto, everyone will want to know. ognuno vorrebbe sapere, allora il suo segreto cos'è? Yeah, but this idea of direct perception of the self, I think, is super profound. Ma credo che questa la diretta percezione del sé è molto profondo. So what's another way of saying that? Maybe I would say that
we're not just meant to be hearing about it from someone else, but we're actually meant to be experiencing it, realizing it. Cosa vorrei dire? Vuol dire che non è soltanto il fatto di sentirlo da qualcun altro, ma dovremmo anche sperimentarlo con noi, dentro di noi. So I was just in the UK at Bhaktivedanta Manor, and they have a very nice sign in the hall as you're walking from the temple room toward the bathroom. Mm-hmm. They have a sign on the wall that says something like this: "Live with gratitude, give with compassion." E al Bhaktivedanta Manor, quando esci dal tempio vai verso il bagno, c'è questa insegna che dice dare con gratitudine, vivere con gratitudine e dare con misericordia. So I really love that sign, and every time I would walk by it, I would stop and be reminded, yes, okay. So it was a very important reminder. E mi piace molto questa insegna, ogni volta che ci passo davanti mi fermo e lo guardo, dico sì, è vero, è una grande insegna di annotazione personale. And I always think of Bhakti really as the yoga of gratitude. E penso sempre alla Bhakti come lo yoga della gratitudine. So they have something there also called the School of Bhakti. Maybe you've heard, maybe you're familiar. Al Manor, forse avete sentito, hanno la scuola della Bhakti, è un'istituzione. So I was remembering this quote that I once heard that, let's see, so they're saying the School of Bhakti, so I say the School of Gratitude. E loro appunto dicono la scuola della Bhakti, e lei dice la scuola della gratitudine. So here we are in Bologna, the seat of all education in all of Europe and in the beginning of in the whole world, right? E qui siamo a Bologna, la città dell'educazione in Europa, ma anche in tutto il mondo. So what is the greatest education or the greatest school that we all are eager to enter? Allora, qual è la più grande scuola, la più grande educazione, conoscenza che tutti quanti non vediamo l'ora di entrare? So I would put forward this theory to all of you great scholars of Bologna. Allora, vorrei presentare a voi questa teoria a tutti voi grandi saggi di Bologna. That the most wonderful school is the school of gratitude. Allora vorrei dirvi che la più grande scuola è la scuola della gratitudine. And what do we learn in the school of gratitude? Che cosa impariamo nella scuola della gratitudine? Anyone have an idea? Qualcuno ha qualche idea? What do we learn in the school of gratitude? Cosa impariamo nella scuola della gratitudine? Any ideas? Qualcuno ha qualche idea, opinione? Okay. Yes? Impariamo di vedere Krishna dappertutto. We learn to see Krishna everywhere. Beautiful. Thank you so much. Yeah, that's the best answer. I was thinking we learn love. You know, when we enter the school of gratitude, we learn love. And love brings us to the point of your answer, to see Krishna everywhere. Sì, infatti questa è la migliore risposta di tutte, vedere Krishna dappertutto. Lei pensa che impariamo ad amare e quando noi impariamo effettivamente nel percorso di amare, noi impariamo a vedere esattamente Krishna dappertutto. So yeah, in a normal school you go for different degrees, right? BA, Masters, PhD. Sì, quando si va a scuola si va perché ci sono tanti gradi e ci sono tanti diplomi. But in the school of gratitude, where we learn love, the degrees are degrees of, I hope you're following me on this, the degrees are degrees of aliveness. Però nella scuola della gratitudine i vari diplomi che prendiamo sono, spero che noi riusciamo a seguirla, sono diplomi di risveglio. We begin to actually wake up and praticamente ci risvegliamo. Become alive and start to, like you said, see Krishna, right? We start to actually wake up, to start to appreciate. E appunto ci vediamo persone sveglie e incominciamo a vedere Krishna, cominciamo a poter apprezzare. Yeah, start to see Krishna start to see Krishna everywhere. Sì, cominciare a vedere Krishna ovunque.
because, you know, Krishna, we hear Krishna is everywhere, but I mean, I speak for myself, I tend to see Krishna nowhere. So I hear Krishna is everywhere, but I tend to see him nowhere. Sì, continuiamo a sentire che Krishna è dappertutto, però almeno per quel che mi riguarda spesso vedo che io non lo vedo da nessuna parte. E questo è il punto. But so waking up to a sense of appreciation would entail that I would slow down and begin to appreciate the gifts that are there all around me. E risvegliarsi nell'apprezzamento vuol dire che io in qualche modo mi rallento e comincio a vedere tutto, apprezzare tutto quello che è intorno a me. Yeah. Tutti i regali che ho intorno a me. So yeah, this idea of this direct perception of the self by realization. Sì, questa diretta percezione del sé tramite la realizzazione. Yeah, this idea of, you know, psychologists, there's something called like a positive, I forget what it's called, transformational psychology, but like a positive psychology that's popular now, that's not just about studying neurosis, but about positive experience. E adesso c'è questa tendenza nella psicologia che non parla solo di studiare le varie neurosi che ci sono, i vari problemi, ma anche la trasformazione positiva. Yeah, we just had a conference at Villa Vrindavan, and there were it was an international communications conference the last few days, and there was one devotee psychologist speaking. A Villa Vrindavana c'era questo convegno in questi ultimi giorni e ha parlato appunto questo sociologo. And he was talking about Psicologo. yeah, he was talking about how people are seeking peak experiences. E appunto questo psicologo diceva che le persone cercano esperienze che vanno al colmo. But yeah, you know, people are like, maybe we're all feeling life is a bit dry, boring, but we're seeking those experiences of some peak experiences when I can experience something higher than my usual day to day. E sì, tutti quanti vivono la vita regolare, quella quotidiana, però ognuno cerca quell'esperienza che gli porta oltre, superare quello che è il suo quotidiano vivere. So the thesis I'm presenting to all of you is this idea that Bhakti, or the school of gratitude, is about awakening to these degrees of aliveness where we can appreciate Krishna and Krishna's energies everywhere. E la mia tesi è quella che questa scuola di gratitudine è quella del risvegliarsi, di accorgersi in vari livelli di risveglio e di accorgersi Krishna dappertutto. Sometimes we hear about how children have a childlike sense of wonder. E alcune volte sentiamo che ci sono i bambini che hanno questa percezione di miracolo. But as adults we tend to be very jaded. I've seen this a million times, I've done this a million times, I'm so bored. Ma come adulti noi diciamo, vabbè sì, questo l'ho già visto, questo l'ho già fatto, è già stato successo tante volte. You know, did you ever try to walk down the street with a little 2-year-old and they're fascinated by every bug, every mud puddle, every... E invece se andate in giro con un bambino di 2 anni e in manina, vedete che lui si meraviglia di qualsiasi cosa, di qualsiasi insetto, di qualsiasi cosa te lo vede intorno. But I feel like part of this mask we wear as these jaded adults, we're not noticing. I just have to get from here to there. I have to do this, this, and this. Invece noi adulti abbiamo questa maschera che è come se fossimo praticamente addormentati e che non ci accorgiamo, abbiamo soltanto che dobbiamo di qua, devo fare da questo a questo e così. But yeah, you know, wearing that sophisticated mask of being I'm a bored adult, closes me off to the experiences of seeing Krishna everywhere. E avere appunto questa maschera che dice che io sono un adulto annoiato e mi preclude dall'esperienza di vedere Krishna dappertutto. Have any of you read the Krishna book? Qualcuno di voi ha letto il libro di Krishna? Some of you, lots of you. So in the Krishna book, if you read the stories of Lord Krishna,
the people in Vrindavan are so simple. Se leggete il libro di Krishna, la gente di Vrindavan è così semplice. I think part of this gratitude is becoming simple, living in goodness. E credo che una parte di questa gratitudine è diventare semplice, vivere in bontà. Like we hear the word dharma, right, a lot in the yoga world. Nel mondo della yoga ascoltiamo, sentiamo che la parola dharma viene usata molto. So what is dharma really? It's living simply, doing the right thing, the righteous thing, living in goodness. E allora cosa vuol dire dharma? Vivere in una maniera semplice e fare vivere in bontà e fare la cosa giusta. So when you read the Krishna book, you notice how the people of Krishna's pastimes are so simple, so kind, so gentle. Quando leggete il libro di Krishna vedete che la gente che vive con Krishna a Vrindavan sono così semplici, così buoni, così gentili. And almost in every chapter, the phrase is there that they're being struck with wonder. E in ogni capitolo c'è la frase colpiti da un miracolo. By wonderful Krishna. Dal meraviglioso Krishna. He does something wonderful and everyone is, wow, wonderful Krishna. Fa qualcosa di meraviglioso e tutti sono colpiti, wow, che fantastico Krishna. So I think part of this awakening to aliveness is awakening to a sense of wonder at Krishna's wonderfulness that's all around me everywhere. Allora credo che a parte di questo percorso di risveglio e questo percorso di miracolo è questo di vedere Krishna tutto intorno a me. There's one Benedictine teacher that I like very much. He teaches a lot about gratitude. He says that in the morning when we wake up, he says that we should wake up and say our first prayer, let me be struck with wonder today. E un insegnante benedettino dice questa cosa che a me piace molto, dice che la mattina quando ci svegliamo dovremmo pensare che oggi sia colpito da qualcosa di miracoloso. And I think a big key to that is slowing down and being able to appreciate the gifts that are all around us. E allora credo che una chiave per questo è quello del rallentare e poter accorgersi tutti i regali che sono intorno a noi. Yeah, so some things that we just turn a blind eye, as they say, turn a blind eye, and we don't see. E invece tutte le cose che noi abbiamo gli occhi offuscati, gli occhi chiusi, cioè che noi non vediamo. So you know this word rasa, has anybody heard this word rasa before? Qualcuno ha sentito mai la parola rasa, no? Rasa is one of those untranslatable words. Rasa è una di queste parole che non si possono tradurre. One of the scholars at this conference that I've been attending the last few days, he's a sociologist, he's an Italian sociologist. His name is Massimo Intervergne, something like that. Okay, Anyway, he said that in Italian they say the translator is the traitor. The trader? Yeah, in other words, if you translate something, you may miss so much of what's in the original. Ok, e c'era appunto in questo convegno che c'era questo sociologo, stavolta è un italiano, e ha detto che la traduzione è come essere un traditore, perché in realtà nella traduzione tu togli tante cose. That doesn't mean you. Ma non sono io. Thank you. No, it's the true one. Thank you. But this word rasa that you can't really translate, Prabhupada's guru Bhaktisiddhanta translated it in a beautiful way. It means the sweetness of relationship, kind of. Ma Bhaktisiddhanta, il maestro Prabhupada, l'ha tradotto con questa parola rasa in una maniera speciale, la dolcezza della relazione. So here's what he says. He says, rasa is defined as that which is beyond imagination. Rasa è definito con quella cosa che è oltre l'immaginazione. Let's see. Living with wonder. Vivere con la meraviglia. And let's see. Living with wonder and relished in the heart. Ed essere rallegrati nel cuore. And shining with goodness. E brillare di bontà. Isn't that a beautiful definition? Non è una definizione meravigliosa?
So if we can quiet down our hearts to live in Dharma, which means to live in simple goodness, doing the right thing. Allora se possiamo rallentare il nostro cuore, e che vuol dire vivere nel Dharma, cioè nella bontà dentro di noi. We can begin to awaken the little sparks of this aliveness. Per quello possiamo cominciare ad accorgersi a un po' di barlumi di questo risveglio. So what would it mean to you to live in goodness? Anyone want to say what does that bring up for you? What does it mean to, if I were to think of how could I live more in goodness? Se vi chiedessi cosa vorrebbe dire per voi vivere in bontà, ok? Cosa significherebbe? In virtù. In virtù. What? Goodness in Italian can be translated in being good and be virtuous. Being also. virtuous, yeah. So, yeah. Vivere in armonia con tutti intorno a noi. Living in harmony with everyone around us. Yeah, beautiful. What else? Accettare ogni persona come un amato di Dio. Accept every person as a beloved of God. Beautiful, beautiful. Accept every person as beloved to God. Beautiful. Yeah. Ishopanishad says to not take more than my share, knowing well to whom everything belongs, right? Alla Shisha Pancha si dice di non prendere più di quello che è la mia parte, comunque tenendo presente a chi tutto appartiene. Or Gandhi said there's enough for everyone's need, but not enough for everyone's greed. Gandhi ha detto che c'è sufficiente per la necessità di ognuno, ma non sufficiente per l'abilità di tutti. So yeah, I love what you said about seeing everyone as God's beloved. So this is also like core Bhagavad Gita philosophy. Le è piaciuta molto questa definizione, vedere ognuno come amato di Dio, perché questo è proprio il cuore, la sostanza della Bhagavad Gita, della filosofia della Bhagavad Gita. To see that same spirit essence in every living being. Vedere quella essenza spirituale in ogni essere vivente. So Bhagavad Gita goes way beyond human rights. It's, La Bhagavad Gita va ben oltre i diritti umani. it's the rights of every living being. Sono i diritti di ogni essere vivente. The Gita says that a wise person sees a dog, and a learned person and sees the spirit essence within everyone. La Bhagavad Gita che uno dice vede un cane, vede una persona, vede proprio l'essenza spirituale dentro ogni essere vivente. Yeah, and then, another beautiful verse in Bhagavad Gita says, feeling the pain. So we're talking about empathy. Someone used the word empathy. Allora, la Bhagavad Gita sempre dice che l'empatia, no? Qualcuno ha usato la parola empatia, sentire il dolore. How it says a perfect yogi, by comparison to her own self, sees the pain and pleasure of all living beings. Lo yogi perfetto in comparazione con se stesso vede il dolore in ogni essere vivente. So some people like to say, well, animals have no soul. Allora alcuni dicono, beh, gli animali non hanno un'anima. And in the Middle Ages, some Italian philosopher was pondering whether women have souls. Nel Medioevo qualche filosofo italiano ha detto anche che nemmeno le donne avevano un'anima. Yeah. So, to go beyond that, to see the same spirit essence within all living beings. Andare oltre questo, vedere la stessa essenza spirituale in ogni essere vivente. And so I was reminded of this when you said seeing everyone as beloved to God. There's one commentator, he wrote on the poetry of Mirabai, and he said that, the woman poet Mirabai, she was a big rebel in India. Conoscete la Mirabai, è stata una poetessa in India, riferito sempre al discorso di vedere ogni essere vivente come amato da Dio. So this one scholar said that what we learn from Mirabai is that the innermost cry of every living being is, where is my beloved? Where is my beloved? Where is my beloved? E appunto uno studioso ha detto che quello che noi impariamo da Mirabai è questo pianto, questo lamento
dentro di noi, dove è il mio amato, dove è il mio amato. So every living being is looking for Krishna really, and we're seeking those peak experiences that make my life worthwhile. E in realtà ogni essere vivente cerca il suo amato, l'amore verso Krishna, e tutti quanti cerchiamo queste esperienze che ci possono portare al culmine di questo amore. Yeah, so trying to find where is my beloved, where is my beloved. Even the birds, they're looking for a worm. But is it really about the worm, or are they looking for their beloved? Allora anche tutti quanti sono alla ricerca del loro amato, anche gli uccellini cercano il loro verme, ma in realtà cercano il loro verme o no, in realtà cercano il loro amato. So when I think about this idea of harmonizing, I think of trying to make, like if you think again of a tambura or a sitar, trying to make my consciousness vibrate sympathetically with Krishna's consciousness. Allora per tornare all'armonizzazione, penso a questa vibrazione, armonizzare la vibrazione del sitaro, del tamburo, cioè armonizzare la vibrazione della mia coscienza con la vibrazione di Krishna. So we hear how the super soul is there traveling within each of us through so many lives, like a silent, loving witness. Allora noi sentiamo che l'anima superiore viaggia con noi, dentro di noi, da vita in vita, ed è come il nostro testimone. We go up to the heavenly planets, we go down to hellish planets, we go into animal species. Allora noi andiamo su nei pianeti spirituali, noi andiamo giù nei pianeti infernali, andiamo negli animali. But still this super soul or super friend is traveling with us so patiently. Ma sempre l'anima superiore è il nostro amico più grande, per quello lui pazientemente e bonariamente viaggia con noi. Not forcing himself, because love is never forced, right? Ma non si sforza su di noi, perché l'amore non può mai essere sforzato. But just waiting for us to turn to him. Ma semplicemente in attesa che noi ci rivolgiamo verso di lui. So we hear a lot about becoming Krishna conscious. Allora sentiamo sempre sul fatto di diventare coscienti di Krishna. But what about, in a very humble way, making our consciousness like that consciousness, like Krishna's consciousness? Not that I'm going to become God, no. Allora come invece cambiare in maniera più umile e non diventare coscienti di Krishna, ma di evolvere la nostra coscienza verso la coscienza di Krishna. But my point is, can we also like walk through this world or travel through this world as like a silent, loving witness, not getting sucked into every he said, she said, this is on the internet, that's on the internet. Ma uno dei miei pensieri è come noi potremo mai diventare attraversare questo mondo come questo testimone silenzioso, senza essere coinvolti, mio, suo, la mia rete, il mio internet, il suo, cioè senza questi diverbi. Yeah, I feel like this is really the place of humility. If we can just walk this world as a silent, loving witness. Credo che appunto è il punto dell'umiltà, attraversare questo mondo come questo testimone amorevole e silenzioso. Being able to offer our help in any way possible when someone is open to that help. Ed essere pronti a offrire il nostro amore in maniera semplice verso ogni persona che è aperta verso questo aiuto. Yeah, so I wanted to share something nice that Srila Prabhupada said about loving Krishna. Volevo condividere con voi qualcosa di molto bello che Prabhupada ha detto sull'amare Krishna. And then I thought what I'd like to do is, someone gave me these nice pictures today, and I put them. Qualcuno oggi ti ha dato queste icone meravigliose. So yeah, I thought, because whenever I speak or anyone speaks, people say, "Can you tell stories about Prabhupada?" Sì, perché ogni volta che parlo c'è sempre qualcuno che mi dice: "Puoi dirmi qualcosa su Prabhupada?" So I'd like to end with this point, and then maybe I can share some stories of Prabhupada, and then maybe we can have some discussion. Allora vorrei appunto condividere questo punto, poi vorrei raccontare alcune cose e poi possiamo anche discutere.
But I should also be aware of time. What? ma mi devo anche accorgere del tempo. No, until 9 o'clock. Oh, really? Okay. So here's a nice quote from Srila Prabhupada that I think is very much about this idea of harmonizing. Allora, questa è una citazione di Prabhupada che ha a che fare molto con l'armonizzazione. He says, when we become convinced that Krishna is our intimate friend and protector, Quando diventiamo convinti che Krishna è il nostro intimo amore e protettore, how happy and peaceful we will be. quanto felici e in pace saremo. Just be in love with Krishna. Semplicemente essendo innamorati di Krishna. Then you'll see how much tranquility you will feel. Allora vedrete quanta tranquillità sentirete, How you were protected by Krishna. quanto sarete protetti da Krishna, How you avoid insufficiency. quando eviterete l'insufficienza, How you become pure. quando diventerete puri And how you make progress in spiritual life. e quanto progresso farete nella vita spirituale. Thank you very much. Grazie mille. That's easy. So it's nice. So, you know how, when like a boy is in love or a girl is in love, it's like they're in love, and the things that are usually like the backbiting or whatever is going on at home or at school, they're not really, because they're in love. They're not really. They don't care. Yeah, they don't care. My mother said this, my father said this, my teacher said this, but I'm in love. So. Sapete quando ci sono due ragazzi, un ragazzo e una ragazza che sono innamorati, sono così innamorati, che quello che dicono a scuola i genitori di qua e di là proprio non gliene frega niente. Yeah, so can we like also walk this world in love, but with that supreme, most loving person, right? Potremmo anche noi attraversare questo mondo innamorati, ma innamorati di questo essere supremo. Then we won't get sort of dragged into the muck of the day-to-day, whatever, you know. Così evitiamo di essere trascinati dentro questa melma del quotidiano di qualsiasi cosa. So I'd like to share some, thank you so much for following this theory of harmonizing. And Grazie a tutti di aver seguito questa idea sull'armonizzazione. it's really about gratitude, appreciation, and awaking to the degrees of aliveness. Ha a che fare con gratitudine e apprezzamento e questo risveglio risveglio sul sé. Yeah, so I want to share some stories of Srila Prabhupada. Volevo appunto condividere qualche storia di Prabhupada. This is one I heard very recently that I think is very charming. Ho sentito questa ultimamente e credo che sia molto affascinante. So one of my god sisters asked Srila Prabhupada, how can we become free from anxiety? Allora una delle mie consorelle ha chiesto a Prabhupada come possiamo noi liberarci dall'ansia? So Prabhupada answered in such a funny way. He said, we must have anxiety, otherwise we will become zombies. Allora Prabhupada invece ha risposto in maniera così simpatica dicendo ma noi dobbiamo essere ansiosi perché se no diventeremo Zombie. zombie. So, This is no lag, one I don't get it. Zombie. Nobody got it. No, zombie? Nessuno l'ha capito zombie, nemmeno io. What is a zombie? Cos'è un zombie? So it was It is his Bengali pronunciation of the word zombie. Ok, era la sua pronunciazione bengali dello zombie, ok? Il zombie era zombie. So he said, we must have anxiety, otherwise we're zombies. Dovremmo essere ansiosi perché sennò diventeremo zombie. So either his point he was making was, we must have either some anxiety for material things or take on some anxiety for Krishna. E il suo punto era dobbiamo essere un po' di ansiosi dalle cose materiali o assumere, cioè diventare un po' ansiosi verso Krishna. Because if we don't take on some anxiety in this world, then we will become like walking dead people. Perché se non abbiamo un po' di ansia diventeremo come dei morti viventi. So it's a really interesting thought, you know, like maybe like the subject of empathy. Someone mentioned empathy. Per quello è molto interessante, ha a che fare appunto con quel punto che qualcuno ha nominato sull'empatia. That's like taking on an anxiety. That's like taking on one of Krishna's anxieties. How can I help? How can I
help relieve someone else's pain in this ha a world. che fare appunto prendere una delle ansietà di Krishna, come posso essere d'aiuto verso un'altra persona. And there's so many helping professions that people have in this world, teachers or nurses or doctors or Ci sono così tante professioni che ci sono in questo mondo che sono di aiuto, come professori, come dottori, come or infermieri, just being a mother or a father or a sister. o essere madre, padre, sorella. But if I can, walk in this world and do something to relieve someone else's anxiety, that's like taking on one of Krishna's headaches. Allora, se appunto posso camminare in questo mondo e togliere e prendere cura di una delle cose che farebbero ansia e stress a Krishna, e così ti fa sentire così bene. Or it's sort of helping on behalf of Krishna, you know what I mean? È come aiutare a nome di Krishna, no? E questo è il concetto. So I think Bhagavad Gita teaches us whatever we do in this world, whether we're warriors or teachers, do it as an offering to Krishna. Il Bhagavad Gita ce n'è questo, qualsiasi cosa facciamo in questo mondo, che siamo dei guerrieri, che siamo degli insegnanti, farlo comunque sempre a nome di Krishna. So take on some anxiety as an offering to Krishna, not for yourself. Allora prendere responsabilità di qualche ansia, di qualche problema di qualcuno come offerta a Krishna. Do you like that story about zombies? Vi piace la storia sui zombie? I thought it was so cute. Prabhupada could be so funny Prabhupada poteva essere così simpatico, and very practical also. ma anche molto pratico. So here's a story of Prabhupada being very practical. Allora questa è la storia di Prabhupada, essere così terra a terra. So this story took place in San Francisco during the very early days. Allora erano i primissimi giorni, siamo a San Francisco. Traidas Prabhu was from San Francisco. Rada Prabhu è di San Francisco. You can ask him about San Francisco. Possiamo chiedergli su San Francisco. I also met the devotees in San Francisco. Anche lei è un devoto di San Francisco. So in this, Incontrò i devoti. Conosciuto proprio così. so in this story, there was one hippie girl in San Francisco, and she heard that there was a Swami who had some spiritual knowledge, and she came to meet him and to hear from him. Allora questa ragazza hippie che appunto era a San Francisco e ha sentito che c'era questo Swami, questo maestro indiano che aveva della conoscenza spirituale. So she was waiting to speak to Srila Prabhupada, Allora lì aspettava di parlare con Prabhupada. but Srila Prabhupada was teaching this one devotee, Gargamuni, he was teaching him how to do bookkeeping. Allora Prabhupada stava insegnando a Gargamuni come fare praticamente, come tenere la contabilità. So Prabhupada was very frugal, and he was speaking to Gargamuni, and why did you spend 10 cents on this? Why did you spend 20 cents on this? You Ma know? Prabhupada era molto meticoloso, e allora perché hai speso 10 penny su questo e 20 penny su quest'altro? Very absorbed. Frugale, sì. Frugality, yeah. So they're very absorbed in this conversation. So meanwhile, this girl is watching this, and she didn't know about how money can be used for spiritual purposes, or she was just like listening to this conversation, getting more and more frustrated. Allora questa ragazza ascoltava questa conversazione, non sapeva come i soldi potessero essere usati per motivi spirituali, per quello diventava sempre più frustrata. And so finally she got so exasperated, she stood up and she said, I came here for spiritual truth and you're just talking about money. Allora a un certo punto non ce l'ha fatta più, si è alzata e fa: ma io sono venuta per della verità spirituale, tu stai solo parlando di soldi. So Prabhupada, they're so absorbed in this conversation with the bookkeeping, and Prabhupada looks up and he goes, you came to the right place, sit down. Ma quando era così assorto, no, per appunto quella contabilità, a un certo punto si alza, la guarda e fa: sei comunque venuto nel giusto posto, sediti. So nice. So I want to share the story that I was telling you in the car because I think it's important. Voleva condividere questa storia che raccontava in macchina perché pensa che sia importante. So I met Srila Prabhupada when I was only 16 years old. L'ho conosciuto che aveva soltanto 16 anni, Prabhupada. And being very practical, the first thing he said to me is, but where are your parents? E essendo molto pratico, la prima cosa che mi ha fatto: e i tuoi genitori dove sono? He was really feeling the pain of my parents, actually. Lui in verità stava sentendo proprio il dolore dei miei genitori. But so a little later, I was still about the same age. I was in Prabhupada's room with a small group of devotees, maybe about
the number of devotees that are just in the front here, maybe 10 or so. Più o meno 60 ero nella stanza di Prabhupada con un piccolo gruppo di devoti, forse il numero che siamo qua in prima fila. And he was looking into each one of our faces like this, very focused. E guardava ognuno di noi proprio focalizzando su ognuno di voi. Like he was trying to plant a seed within each one of our hearts. Come se cercasse di piantare un seme all'interno del cuore di ognuno di noi. Looking for some fertile heart where that seed could grow. Cercando un po' di frumento Un cuore fertile per piantare questo seme. Yeah. And so he said, he was looking at each one of us saying, I want each one of you to open a temple somewhere. Allora diceva, voglio che ognuno di voi apra un tempio da qualche parte. This is 1969 when the entire Krishna consciousness movement just was one small storefront in the most degraded part of New York City. Praticamente siamo nel 69 dove la coscienza di Krishna era semplicemente un piccolo negozietto fronte in una strada nella parte più degradata di New York. And his disciples consisted of a group of ragtag, I don't know how you say ragtag in Italian, but like very unqualified, quite useless hippies, intoxicated people. Allora etc. i suoi discepoli era questo piccolo gruppo, potremmo dire scappati di casa in qualche modo, degli hippie, intossicati, questi erano i suoi discepoli. And he's ready to send us to China, to Russia, everywhere. Ed era pronto a mandarci in Cina, in Russia, dappertutto. So he's looking at each one of us saying, I want each one of you to open a temple somewhere. Allora guardavo ognuno di noi che ci diceva, voglio che ognuno di voi apra un tempio da qualche parte. So as I said, I was only 16 years old and I was quite impetuous. I still am, but I was worse then. E come ho detto avevo 16 anni, ero un po' impetuosa, lo sono ancora, ma allora lo ero molto di più. And frankly, I was trying to get out of it. E sinceramente stavo cercando di uscirne. So I said, this is, you're asking about feminism, this is anti-feminism. I said, even the girls? Si parlava di femminismo, questo è antifemminista, ma anche le ragazze? Even the girls? And Prabhupada was laughing and he said, there is no difference between the boys and the girls. Prabhupada rideva, non c'è differenza tra ragazzi e ragazze. This was his vision. So if you hear something else, you understand that's not Prabhupada's vision. Questa è la sua versione, per quello se voi sentite qualsiasi altra versione sappiate che non è quella di Prabhupada. He was saying when you're teaching Krishna consciousness, when you're living in Krishna consciousness, there's no difference. Quando diceva che quando vivi la coscienza di Krishna, quando insegni la coscienza di Krishna, non ci sono differenze. This is a lived consciousness. We're not this body. E questa è una coscienza vivente, che noi non siamo questo corpo. And then he started talking about Janavidevi, who was the wife of Lord Nityananda, who was the head of the whole disciplic succession. Allora ha cominciato a parlare di Janavidevi, che era la moglie di signor Nityananda, che era proprio che era un guru ed era il capo della linea disciplica. So I really, just in my little comment on that story, I really, really deeply believe that whatever gifts you have, those gifts are given by God, by Krishna. Allora, per tornare alla discussione, nel mio cuore pensavo che qualsiasi regalo tu hai è un regalo dato da Krishna. And if we don't use them for God, then we become stuck. E se non lo usiamo per Dio, noi, come si dice qua in Bologna, tocca, cioè non si va avanti. Yeah, so whatever gifts we have are given by God, they're meant to be used for God. Qualsiasi regalo noi abbiamo da Dio sono per essere usati per Dio. So here's another nice story of Prabhupada. On the appearance day or the birthday of the spiritual master, the disciples come and offer offerings of written gratitude. Allora è un'altra storia di Prabhupada, il giorno del compleanno di solito i discepoli fanno delle offerte, di solito leggono qualcosa come un segno di manifestazione di gratitudine verso il loro maestro. So one by one all these disciples are coming up. Prabhupada is sitting on his chair and disciples were coming up making these offerings of love,
whatever they had to say in Allora appreciation. Prabhupada è seduto sulla sua sedia e tutti i discepoli passavano uno per uno e facevano queste offerte di gratitudine di quello che avevano nel loro cuore. So Prabhupada's seat was a little bit high, but there was someone sitting on a cushion right just below him. Allora Prabhupada la sedia era leggermente alta e c'era chi era seduto su un cuscino sotto i suoi piedi. And so this devotee was hearing Prabhupada say, after each person spoke about, oh, you're the Jagat Guru, you're the Guru of the whole world, you're this, that, whatever. This one devotee was hearing Prabhupada say, you become, now you become. Ok, allora questo discepolo che appunto era su piedi di Prabhupada sentiva che dopo ogni offerta che dicevano tu sei il più grande maestro, tu sei l'insegnante dell'universo, tu sei il salvatore, ogni grande evocazione, e lui sentiva che Prabhupada faceva questa offerta verso tutti, che lo diventi tu, che lo diventi tu, che lo diventi tu. Isn't that beautiful? Non è bello? Yeah. So he was so humble and so transparent that he was offering whatever praise he was getting up to his Guru and to Krishna, but also sending it back. Whatever you're saying about me, now you become like that. Allora era così grande, così umile, così buono che tutte le offerte che riceveva le dava al suo maestro e a Krishna, ma comunque ricambiava le benedizioni verso tutte le persone, che anche tu quello che tu dici di me è chiaro, lo diventi pure tu. Do you like that one? Mi piace questa? It's nice, right? Ha un senso. So, let's see. I have a few more, but I want to also ask for your question. Should I share a few more stories? Avrei qualche altra storia, ma vorrei anche chiedere le vostre domande. I have unlimited stories. Avrei delle storie limitate. We like limited stories. You like unlimited? Yeah? A few more stories? Okay. So here's another very good one. This is also from the first temple, 26th Avenue, where everyone was so new and quite incompetent. Allora, questa ha a che fare, un'altra storia, a che fare col primo tempio nella 26 secondi. nella 27esima Avenue. Yeah, the first temple. Seconda Avenue, per il primo tempio mai aperto. So the room was about the size of this room, maybe a little more narrow and a little bit more long. Ok, la stanza era più o meno come questa, forse un po' più stretta, un po' più lunga. And Prabhupada was sitting on his chair at the back of the room. The front door, say, would be here. Ok, Prabhupada era in fondo sulla sua sedia, diciamo che l'entrata era qui. So he was speaking, and this crazy young man came in the door and was standing in the doorway. Allora Prabhupada stava parlando, a un certo punto entra questa persona, questo ragazzo effettivamente fuori di testa. And he was probably crazy, intoxicated on some drug. Probabilmente era fatto di qualsiasi cosa. So while Prabhupada is speaking, he walks in and he starts shouting, "Now I want to speak, it's my turn to speak." Allora Prabhupada parlava, questo entra e fa, adesso parlo io, è il mio turno di parlare. So maybe in later days people would have had someone there at the door to usher him out. But, Ok, magari più tardi sarebbe stato qualcuno alla porta per semplicemente accompagnarlo fuori. but at this point, no, everyone was so immature, no one knew what to do, everyone was just... Allora però erano i primi tempi, tutti erano immaturi, non sapevano, ora tutti sono rimasti un po' flasciati. So he's shouting like that, so Prabhupada said, all right, let us have kirtan. Allora lui urlava così, e allora Prabhupada disse, vabbè, ok, allora facciamo un po' di kirtan. So that's what he would do when there would be some disturbance like that. Quando c'erano qualcuno che disturbava in questo mondo, la maniera che Prabhupada lo trattava era così, fare kirtan. So he started having kirtan, and he had kirtan for, maybe 20 minutes, half an hour. So. Allora ha cominciato a fare kirtan per 20 minuti, mezz'oretta. So meanwhile, this young man came to the front, and he was sitting right by Prabhupada on the floor, just like with this menacing look. Allora nel frattempo quest'uomo si è avvicinato e si è seduto davanti a Prabhupada con questa faccia un po' allucinata. And nobody knew what is he going to do. Everyone was, so as they say, sitting on the edge of their chair, E nessuno sapeva cosa quest'uomo avrebbe fatto, tutti erano pronti ad agire. No chairs, but sitting on the edge of their cushion. Non c'erano sedie, ma erano proprio pronti a saltare dal cuscino. Anyway, so at the end of the programs, Prabhupada would always cut up a piece of apple or some fruit and pass it out to everyone because, yeah. Allora alla fine di ogni programma Prabhupada tagliava qualche pezzo di mela o un po' di frutta e la distribuiva a tutti.
Because he would say no Vedic function is complete without distribution of prasadam. Perché diceva che nessuna funzione vedica è completa se non c'è la distribuzione di prasadam, di cibo spirituale. So here's this young man with this menacing look, and Prabhupada peacefully cuts up this apple into pieces, and then he reaches down to this young man with, on the plate, there's the knife, and there's the cut up apple. And he just reaches out to this crazy young man, that, which will you take, you know? Ok, allora appunto c'è questo piatto, c'è il pezzo di mela tagliato appunto da Prabhupada, e allora c'è questa persona matta davanti a Prabhupada prende il piatto, nel piatto c'è sia il coltello sia la frutta tagliata e gli offre tutto, cioè non è che porta via il coltello e gli fa, è come dire, quale scegli, il coltello o la frutta? Yeah. I wasn't there, but the way I heard this story was that everyone was just holding their breath. Io non c'ero, però mi hanno raccontato che tu eri lì praticamente con fiato sospeso. Which will he take? Quale delle due cose prenderà? Will he take the knife and kill Prabhupada or Prenderà il kill someone? coltello e assalirà Prabhupada? And so, you know, he's looking from the apple to the knife, and finally he chose the apple, and everyone went, ah. Allora guardava il coltello, mela, ho scelto la mela, tutti sono rilassati. Yeah, amazing story. Una storia veramente pazzesca. Yeah. Maybe I'll share two more stories. Ok, vi racconterò altre due storie. Okay, so when I got initiated, this was 1968, I came from San Francisco to Montreal, along with the devotees who were on their way to London to open the temple in London. Allora, quando io ho preso iniziazione, siamo nel 68, sono partita da San Francisco e sono a Montreal, sono col gruppo di devoti che poi stanno andando a Londra per aprire il tempio. So Prabhupada at my initiation told the story of Rukmini for the first time. Allora, Prabhupada nella mia iniziazione ha raccontato la storia di Rukmini per la prima volta. Does everyone know the story of Rukmini? Qualcuno di voi conosce la storia di Rukmini? No? Raise your hand if you know the story of Rukmini. Alzate la mano chi la conosce. Well, anyway, Krishna, in the story of Rukmini, you can read it in the Krishna book. Please read it, it's beautiful. Allora c'è la storia di Rukmini e Krishna, c'è nel Krishna Buddha, nel libro di Krishna, vi prego leggetela, è bellissimo. It's one of the beautiful love stories of the Krishna book. È una delle belle storie d'amore che sono all'interno del libro di Krishna. So Rukmini, she was a young princess and she was in love with Krishna, and she wrote Krishna a letter saying, "My father, I'm supposed to marry this hideous person. I don't want to marry him. Please come and kidnap me." Allora, Rukmini era appunto innamorata di Krishna, era molto giovane questa principessa e ha scritto una lettera a Krishna dicendogli mio padre mi vuole sposare con questa persona odiosa, ma io non voglio, io amo te, ti prego, vieni, rapiscimi. So it's a story of a kidnapping, but not the way we think of kidnapping today. Ma è una storia di rapimento, però non il tipo di rapimento che noi abbiamo in mente oggi. She was begging Krishna to come and kidnap her. Effettivamente lei stava pregando Krishna di andare a rapirla. So when Prabhupada told this story, he said, "You're a beautiful girl, and Krishna can accept any number of beautiful girls." Allora Prabhupada ha detto tu sei una bellissima ragazza e Krishna può accettare qualsiasi numero di belle ragazze. And you know, it was a beautiful way of opening my heart, because you know how sometimes when you give bitter medicine to a child, you have to put a little jam. Era una bellissima maniera per aprirmi il cuore, perché sapete quando dovete dare della medicina a qualche bambino, lo dovete mettere nella marmellata. So he was opening my heart by saying, "Oh, you're a beautiful girl." Per quello mi apriva il cuore dicendomi che sei una ragazza bella. And then he said, "Now become more beautiful within also." Allora, ma adesso diventa ancora più bella all'interno. So that was the lifetime instruction for me, but I would say for all of us, you know, now this is harmonizing with Krishna. Become beautiful within. Right? Allora questa è stata un'istruzione a vita, ma che non per me, ma che perché sia una vita per tutti, si parla di armonizzazione, quello di diventare belli dentro. And he said, so Krishna can accept any number of beautiful girls, and one day Krishna will kidnap you. Allora è come dire che ha detto che Krishna può accettare qualsiasi numero di belle ragazze e un giorno Krishna verrà e ti rapirà. So yeah, I think that's what we want in Krishna consciousness, to be kidnapped by Krishna. Credo che è proprio questo quello che noi vogliamo nel questo di Krishna, essere rapiti da Krishna.
Yeah, so beautiful, huh? Bellissimo, no? Yeah. It's reminding me of something I've been thinking about while I've been chanting the last few days, that there's something in the Chaitanya Charitamrita. Allora mi ricorda qualcosa che io pensavo mentre stavo cantando, mi stavo meditando qualche giorno fa, e sulla Chaitanya Charitamrita. This beautiful phrase that says, make me your own servant. Questa bellissima frase che dice, fai di me il tuo servitore. And a servant gets a salary, right? E il servitore ovviamente viene pagato. So Lord Chaitanya says, and give me a salary of ecstatic love. E il Chaitanya dice, dammi lo stipendio di amore estatico. So this is the salary we're seeking when we harmonize in Krishna Bhakti, right? Questo è lo stipendio che tutti quanti noi vogliamo quando ci armonizziamo con la Bhakti, con l'amore di Krishna. Okay, so now I'm going to tell you the last story. This is my most favorite story of Prabhupada. Ok, adesso vi dirò l'ultima storia che è la mia più preferita tra le storie di Prabhupada. And if you forget everything you heard tonight, please remember these instructions. Se vi dimenticate tutto quello che abbiate fino adesso va benissimo, però vi prego di ricordare queste istruzioni. So Srila Prabhupada was in New Vrindavan, West Virginia, and a very new devotee offered obeisances to him and said, bowed down to Srila Prabhupada and said, Srila Prabhupada, is there any service I can do for you? Allora, siamo nel West Virginia, siamo nel New Vrindavana e c'è questo nuovo discepolo che stava offrendo i suoi omaggi a Prabhupada e gli chiedeva a Prabhupada cos'è che io posso offrirti, cos'è che posso fare per te. And Prabhupada said, yes, you can go where I will not go. E Prabhupada gli fa, sì, tu puoi andare dove io non posso andare. And this young man was so bewildered because Prabhupada had just come from Japan, San Francisco, Texas, Chicago. Now he's going to London, Germany. E poi, ma questo discepolo è rimasto un po' basito perché Prabhupada era tornato dal Giappone, da San Francisco, da New York, stava andando a Londra, sarebbe andata in Francia, cioè in Germania. So he said, but Prabhupada, you go everywhere. Where is it that you won't go? Ma gli fa, Prabhupada, tu vai dappertutto, ovunque, dov'è che tu non puoi andare? And Prabhupada said the most amazing thing. E Prabhupada ha detto la cosa più incredibile. He said, to the future. Go to the future. Nel futuro, vai nel futuro. Isn't that beautiful? Non è bello, no? So like, I love telling this story because, the best part is coming, he said. Perché mi piace la storia, però comunque adesso arriva la parte più bella. So he says, go to the future, and by the way you treat the people there, they will know how much Krishna loves them. Allora, vai nel futuro e nella maniera che tu tratterai le persone, loro sapranno quanto Krishna effettivamente le ama. Isn't that beautiful? Non è bello? So, I think that's how we walk in this world, harmonizing Krishna's love. È così che noi camminiamo in questo mondo armonizzando l'amore di Krishna. So, yeah, thank you all so much. Grazie a tutti quanti. Are there any, what was important for you, or what's a takeaway, or are there any questions? Or... Allora ci sono commenti, spunti di importanti, cose che voi vi porterete a casa, delle domande? From Facebook, many devotees, they say thank you for your sweet smile, for your love and sweetness, and thank you very much. Thank you. Sono ringraziamenti che arrivano online. I'm trying to become beautiful within. Lei risponde a questi complimenti, cerco di essere bella dentro, di diventare bella dentro. Thank you. What else? Any questions or? Hare Krishna. Yes. Krishna. Grazie. Oh, grazie. Thank you. Yes. Beautiful question. Volevo chiedere, fare una domanda. Per lei è stato difficile a 16 anni incontrare Prabhupada e aprire il suo cuore per far parte della coscienza di Krishna. Come ha fatto?
The question is, was it difficult for you, just at 16 years old, meet Prabhupada and decide to take part of Krishna consciousness? How did you do it? Well, Aspetta. Poi? Perché c'era il problema che lei ancora era una minorenne, come ha fatto con i suoi genitori. Forse allora non è. The fact that you were still underage. So how did you make with your parents? yeah, you know, my parents were trying to understand. There was no Krishna consciousness movement at that time, so they thought it was just another fad. You know, I played the violin, I played the clarinet, now this is some new fad. Ok, pensavo che fosse un altro vizio perché i suoi genitori non c'era ancora la coscienza di Krishna, perché non lo sapevano che cos'era la coscienza di Krishna, pensavano che lei ha suonato il violino, ha suonato il clarinetto, adesso abbiamo questo, insomma. Cioè. But my father came to my initiation, and I think he was trying to understand. They didn't really know what it was. Mio padre è venuto alla mia iniziazione, ma credo che stavano cercando di capire che cos'era, non sapevano che cos'era. Yeah, so you're reminding me of another funny story of Prabhupada. When two brothers got initiated, Prabhupada told them to bow down. Their mother was there, and Prabhupada told them to bow down to their mother, offer their respects, bow down to your mother. Allora, sì, mi hai fatto venire in mente un'altra storia simpatica. C'erano questi due fratelli, stavano per l'iniziazione ed era la madre presente. Allora Prabhupada fa tutti e due di fare gli omaggi a loro madre. This Jewish lady from New York, she didn't know what's going on. Questa signora ebrea di New York fa, cosa sta succedendo? So he told the two boys to bow down to their mother, and then he asked her to give some donation. Allora, lei ha visto questi due ragazzi che praticamente facevano omaggi, cioè si inchinavano a terra davanti alla loro madre, e poi gli hanno chiesto di dare anche della donazione. And then she said, I've already given you 2 sons. Ma lei gli fa, quali soldi vuoi che ti do? Ti ho già dato 2 figli. Now you're asking for donation. Cos'altro vuoi? Ci vuoi anche dei soldi? Prabhupada could be so funny. Prabhupada poteva essere così simpatico. Yeah, what else? Any other thoughts or questions or something wasn't clear? I think you had a question. Yeah. No, volevo condividere un pensiero, un sentimento. Ok, so wanted to share a feeling, a thought. Ha parlato dell'amore, no? Di imparare ad amare, di conoscere l'amore. Ok, you talk about love, how to learn how to love, to share the love. Ecco, sarebbe bello pensare un mondo di persone come lei, come Prabhupada, che insegnino come materia scolastica l'amore. It would be nice to think about a world where people like you, like Prabhupada, would teach love as a school subject. Yeah, so can we all enter that school? We can all enroll in that school. Sì, effettivamente tutti quanti possiamo iscriverci in quella scuola. Yeah, the admission is free. Non si paga l'iscrizione. Yeah, Troveremo un so mondo migliore. We should find a better world. yeah, it will be world changing. Sì, cambierebbe il mondo intero. And the fact is, everyone needs appreciation. Il punto è che ognuno di noi ha bisogno di apprezzamento. And I think that's actually the pivot point between the material and spiritual, when we begin to appreciate. E credo che quello sia appunto un punto di svolta tra il mondo materiale e spirituale, quando cominciamo ad apprezzare. Because, you know, talking about ego, what is ego? It's when I'm thinking so much of myself, my needs, my problems, you know. But when we can open our hearts a little bit to see from, as they say in the US, the Native American people say, to walk in someone else's moccasins. E praticamente è come dire, la differenza dell'ego è verso ai miei problemi, alle mie cose, e invece si tratta di aprirsi verso gli altri, come dicono i nativi americani, camminare nei mocassini di un altro. You know, yeah, I think love means to be able to, what do they say, we have 2 ears and 1 mouth, you know, we should hear more deeply. And also, have you heard this before? Sorry. Ok, l'amore a che fare con questo, per esempio, abbiamo 2 orecchie e 1 bocca, vuol dire che dobbiamo ascoltare il doppio di quello che parliamo. Yeah, have you heard this before? In the English word heart. Cioè, se avete mai sentito nella parola inglese heart, cioè il cuore, So the word ear is in the middle. la parola ear, che vuol dire orecchio, è il centro.
So there's H and then T on the other side, but in the middle is ear. Per quello c'è la H davanti, la T in fondo, però in centrale vuol dire ear, che vuol dire orecchio. So we can, like, learn to love by hearing more deeply, I think. Imparare di amare ascoltando più nella profondità. We don't hear our kids, we don't hear our partners, we don't hear each other. We're so ready to, We don't even hear ourselves. We don't even hear ourselves, Se non ascoltiamo gli altri, non ascoltiamo i nostri compagni, non ascoltiamo le persone, nemmeno noi stessi li ascoltiamo. But slowing down and taking that pause and being able to like when we chant, if I really concentrate with attention, then I can attune myself to my real self. Che ha a che fare con quello dell'arrentarci, no? Per esempio anche quando noi meditiamo, ha a che fare con quello di far sì che riesco a ascoltarmi, a sintonizzarmi. And I believe that's really world changing because everyone needs that appreciation. Credo che sia capace di cambiare il mondo perché ogni persona ha bisogno di quell'apprezzamento. It's so funny to me that Krishna is the supreme controller. È così divertente perché comunque Krishna è il supremo controllore. He's the cause of all causes, the origin of all the universes. È la causa di tutte le cause, è l'origine di tutti gli universi. He's omnipresent, omniscient, È onnipresente, è onnisciente. But he enjoys being defeated by his devotees. Ma a lui piace, si diverte perdere dai suoi devoti. He likes to be punished by his mother when he steals the butter. Gli piace prendere la punizione da sua madre perché ha rubato il burro. He likes to have the cowherd boys jump on his back and say, I'm a bigger man than you. E gli piace che i pastorelli gli saltano sulle spalle e gli dicono io sono più grande di te. And he likes it when Radharani chastises him. E gli piace pure quando la Dharani, insomma, lo mette un po' in riga. But here we are, these little fallen, as Prabhupada's fallen conditioned souls, E invece, come Prabhupada ha detto, che noi siamo queste piccole anime cadute, condizionate. And we want to control. E noi vogliamo controllare. He wants to be defeated, but we want to control other people and the world. A lui piacerebbe perdere nei nostri confronti, ma noi vogliamo controllare le persone intorno a noi, vogliamo controllare il mondo. We want to control time, control destiny, Controllare il other people. tempo, il destino. Tell our children what to do, Dire ai nostri figli cosa fare, come fare, how they should live their lives. come dovrebbero vivere la loro vita. So I think if we can make our consciousness more like Krishna's consciousness, become a loving, silent witness as we walk through the world. Per quello se potessimo fare la nostra coscienza come la coscienza di Krishna, un testimone silenzioso, pieno di amore in questo mondo. And be a path smoother, like I think that's a very sacred word. Ed essere un armonizzatore di passaggio. Everybody has so many obstacles, and to try to smooth the path for myself but also others. E tutti hanno così tanti ostacoli, cioè essere la persona che fa sì che questi ostacoli siano armonizzati, no? Per noi stessi ma anche per gli altri. You had a thought, you had a question or a thought? Yeah, very welcome. Thank you for you. Thank you very much. Volevo chiedere, Prabhupada prima ha citato una frase di Prabhupada dove Prabhupada ha detto che maschi e fra ragazzi e ragazze non c'è nessuna differenza. Allora, he wanted to talk about what you said before, that among women and men, Prabhupada said there is no difference. Yeah. In questo però processo di armonizzazione, volevo sapere se secondo te ci sono delle differenze nel progresso spirituale, nella spiritualità, insomma, di anime che hanno un corpo femminile, maschile. Okay, so, but she wanted to know, in this process of harmonization, okay, are there any differences among how to do this process between a man's body and a woman's body? Yeah, it's funny because he said that, at that time he said there's no difference, but then another time he said, men and women are different. Don't agitate the situation. Like, don't make trouble. Understand, men and women are different. Okay, So don't make trouble. He said this to some of the men who were... Ok, è divertente perché effettivamente ha detto quella volta che non c'è differenza tra maschio e femmina, invece un'altra volta che c'era una situazione dove c'era qualche maschietto che stava agitando troppo,
fa insomma, fatela finita perché donne e uomini sono diversi, non fate sto casino. Women have a certain nature generally, men have a certain nature generally. Le donne hanno generalmente questo tipo di natura, gli uomini hanno generalmente quest'altro. Then there are exceptions also. Ovviamente ci sono anche le Prabhupada eccezioni. said generally men have a broad shoulder mentality. Di solito gli uomini sono quelli che hanno le spalle larghe, non la mentalità di avere le spalle larghe. They like to be more bossy. Gli piace fare quelli che comandano. I'll share another nice story. Is there time? Yeah. Okay. So here's another nice story. This story took place in Calcutta. And in this temple, there were men and women living in separate quarters, but it was very crowded and it was not a good situation. Ok, un'altra storia che mi è venuta in mente, siamo in Calcutta, in questo tempio dove c'erano uomini e donne che ovviamente vivevano in posizioni divise, però era tantissima gente, era molto trafficato, per quello la situazione non era assolutamente ideale. So all the men went on the morning walk with Srila Prabhupada, and allora gli uomini la mattina uscivano a fare la passeggiata mattutina insieme con Prabhupada. I think I have a clearance. Ok, e qualcuno ha un... My nose is running. There. Oh, thanks. Okay, so thank you. Thank you. So all the men went on the walk with Srila Prabhupada, and while they were out on the walk talking to Prabhupada, all the women were back at the temple, cleaning the temple, cooking the breakfast, cleaning Prabhupada's room, dressing the deities, basically doing everything. Ok, allora è successo questo, gli uomini erano a spasso con Prabhupada a fare la passeggiata mattutina, ma tutte le donne erano in tempio a pulire, cucinare e fare il servizio alla divinità, pulire la prestazione di Prabhupada, praticamente facevano tutto i servizi. I hope you don't find this to be an unbalanced presentation. E spero che non pensiate che questa sia una prestazione non equilibrata. But anyway, so the men are all walking with Prabhupada, and they're all complaining to Prabhupada, these women, we can't have any women in the temple, they're agitating us, and it was really true that it was too crowded. Like, I think, as I remember it, you had to walk through the women's quarters to get to the bathroom or some crazy thing like allora, that. appunto c'erano questi uomini che stavano lamentando Prabhupada, insomma queste donne sono lì, ci mettono così a disagio, perché effettivamente la situazione non era molto disagiata, era tantissima gente, se si ricorda bene, doveva attraversare il reparto femminile per andare in bagno. Yeah. So they're going on, Prabhupada, we have to get rid of these women, they're just agitating us. And the whole walk, Prabhupada didn't say one word. Allora gli uomini continuavano a Prabhupada, ma insomma queste donne sono così, ci mettono così in ansia, dobbiamo eliminarle, dobbiamo far meno di loro. So then when they got back Prabhupada non ha mai detto una parola durante tutta la passeggiata, manco una parola. Non la elimina. No, appunto non eliminarle, no. So then when they got back to the temple, this temple had a broad stairway up to the temple. Ok, quando sono arrivati in tempio c'era questa scalinata molto larga, appunto, che portava verso il tempio. And when they got back to the temple, the ladies were standing on the sides of the steps with their hands folded to greet Srila Prabhupada. Allora, quando sono arrivati in tempio, ai lati della scalinata c'erano tutte le donne in posizione di omaggi per salutare Prabhupada al suo arrivo. So Prabhupada looked at the ladies standing there with their hands folded, and then he looked at the men, and he said, "But if you associate with these ladies, you will go back to Godhead." Però allora Prabhupada guardava queste donne che erano lì con le mani giunte sul Prabhupada, ha girato gli uomini e ha detto, però se voi eravate come loro... No. No, se voi state in compagnia di queste donne tornereste da Ok, Dio. se voi state come di queste donne, voi tornate da Dio. Yeah, so then he just walked back into his room. E dopo semplicemente è andata nella sua stanza. So, this doesn't mean that we should, as I was saying in the car to you, right? Doesn't, to both of you, it doesn't mean that we should misuse the situation, misuse our strengths. Women have certain strengths, men have certain strengths. Women can, yeah. Come diceva, questo è un insegnamento che non dobbiamo fare cattivo uso
delle nostre possibilità, dei nostri poteri, no? Di quello che hanno le donne e quello che hanno gli uomini. Men can abuse women in so many ways. Women can also abuse men in so many ways. E gli uomini possono abusare delle donne in così tante maniere, ma anche le donne possono abusare degli uomini in altrettante maniere. We all have the, just like a knife. You can use a knife to kill someone, like that story of the boy. You can kill someone or you can cut up an apple or save a Come life. un coltello, non come la storia precedente, puoi usare un coltello per uccidere qualcuno o tagliare una mela. So I think as we were speaking about walking this world in Bhakti Yoga, I think it means to live in servant leadership. Live in a mood of servant leadership. Ok, e praticamente come diceva prima, la modalità di attraversare questa vita nella coscienza della bhakti, nella coscienza dell'amore, e muoversi Come servitori. è come servitori, e con la mentalità di essere servitori. Yeah. How can I use my abilities to serve Krishna and serve Krishna's beloved living beings with the gifts that I have? Come posso usare la mia abilità per servire Krishna e per servire tutti gli esseri amati da Krishna con le mie capacità. This is what it means to live in Bhakti Yoga, right? Questo vuol dire vivere con Bhakti Yoga. Whatever abilities each of us has. Qualsiasi abilità ognuno di noi possa avere. Yeah. Any other questions? Altre domande? Yes, back in the corner. I Yes. have some question, like I was looking for some answer. Like, what is dharma and karma in the present world? Like in this Kali Yuga, what is dharma? And like which is predominant in this world, like karma and dharma? Okay, so Ok, la domanda è cos'è il Dharma nel Kali Yuga e quale è predominante, il Karma o il Dharma? okay, so just to make it simple, Dharma means to do the right thing. Allora, per farla semplice, Dharma vuol dire fare la cosa giusta, To do the righteous thing. dare la cosa precisamente giusta. And the highest Dharma E il più grande Dharma is to do the right thing as an offering to Krishna. è fare la cosa giusta come offerta a Krishna. Or God by any name. Right? O Dio, qualsiasi nome Doesn't matter. possa avere quel Dio. Doesn't matter what name you give it. Non So è there- importante che nome dai a Dio. in India there can be, you can hear so many dharmas, you can hear, this dharma, that dharma, but the highest dharma, because Srimad Bhagavatam says to kick out all cheating dharmas, and at the end of Bhagavad Gita, Krishna also says, Sarva dharmam parityaja, kick out all the lower dharmas. Well, what are you supposed to kick out? Allora, anche nella Bhagavad Gita, alla fine Krishna dice e buttare via tutti i dharma, qualsiasi, esatto, So I don't think that Quello means, più elevato. finché al dharma elevato, che è quello di fare l'offerta, la cosa giusta verso Dio. so I don't think that means, kick out your mother, your father, your wife, your kids, it means do everything as an offering for Krishna. Ma non vuol dire buttare via padre, madre, moglie, figli, vuol dire fare tutto come offerta verso Dio. Yeah. And then karma, so karma means action and reaction, right? Karma vuol dire azione e reazione. But in this world, people have objected to the philosophy of karma, saying it means to blame the victim. Ma invece in questo mondo hanno obiettato in questa filosofia, vuol dire che praticamente accusare la vittima. Oh, you're suffering because it's your karma. Stai soffrendo perché è il tuo karma. So I think to bring the answer to full circle, I Per would say, portare in conclusione la risposta, we may see someone suffering and understand that all suffering in this world is due to something that's happened in the past. possiamo vedere qualcuno che soffre in questo mondo come risultato di qualcosa avvenuto nel passato, But it's my dharma to act to relieve suffering in whatever ma è way I il mio can. dharma, cioè il mio obbligo è fare qualcosa per alleviare quel dolore. You understand what I'm saying? I may see someone suffering and it's their karma, I know that, but it's also my dharma to, what can I do? So can I give them some Krishna Prasadam? Can I give them the holy name? What can I do to relieve the suffering? Ok, e come l'idea è questa, sì, posso vedere qualcuno soffrire che perché è il suo karma, però il mio dharma è quello di alleviare quel dolore dandogli un po' di prasada, dandogli il santo nome
cercando di essere lo strumento di aiuto verso quella persona. Or in so many other ways, you know. O anche in così tanti altri modi, no? You know, like everyone more or less has a job, has a paycheck. You know, what can I do to share with other people who are suffering in whatever ways I can? Per esempio, ci sono anche tanti altri modi, no? Ognuno di noi maggior parte ha un lavoro, ha uno stipendio, come posso aiutare tutte quelle altre persone che comunque stanno That soffrendo? means to live a life of dharma, relieving the suffering of karma. Vivere una vita di dharma vuol dire allevare le sofferenze del Alleviare. karma. Alleviare le sofferenze del karma. Is that a helpful answer? È una risposta che aiuta? Sì. Right. Okay. Anything else? Yes. Grazie. Parliamo tanto che l'anima suprema ci guida. English. Okay. We have talked a lot in ISKCON that the Supreme Lord is guiding us in our heart. Abbiamo spesso detto in ISKCON che il Dio Supremo ci guida nel nostro cuore. And what does that really mean? How do you know that the Supreme Lord is guiding us? Ma cosa vuol dire veramente? Come facciamo a sapere che il Dio Supremo effettivamente ci sta guidando? Then we all have our instinct. So how to know it's our instinct or is the guide from the Supreme Lord? Ma invece tutti quanti noi abbiamo degli istinti. Come facciamo a sapere se il nostro istinto è una guida, un disegno di Dio? So the more we polish our heart, the more we can recognize what is that dictation, the more we gain real knowledge. Because when we don't have knowledge, we may hear so many voices and go do this. But the more we can gain knowledge, it's like sharpening the saw or sharpening the sword. Okay? E ha a che fare con la pulizia del cuore. Più noi puliamo il cuore, più conoscenza abbiamo, più riusciamo ad assottigliare, come praticamente affilare la lama di un coltello. The Catholics use the word discernment quite a bit, which is a really beautiful word. We have to, through knowledge, we have to learn discernment. E i cattolici hanno questa parola bellissima, discernimento. Tramite la conoscenza noi dobbiamo attivare il discernimento. So the process of bhakti yoga is hearing, chanting, serving, associating with saintly people. Il processo della bhakti è l'ascolto, il canto, l'associazione e il servizio. So the more we hang out with people who are a little bit awakened, the more we can learn how to recognize and awaken our own hearts, you know? E più stiamo vicini a associazione con delle persone che sono più elevate, più anche noi impariamo a elevare il nostro cuore. If I'm always hanging out at the bar, you know, then those voices are going to be the voices that I hear when I walk home half drunk. Right? Se per esempio sto sempre Yeah, davanti al bar, I'm not saying you're like that, but you know, quando torno a casa sento le voci che sento quando sono dentro un bar. The Bhagavatam says that association is like a crystal stone. It reflects whatever is put in front, like a mirror. Ok, il Bhagavatam si dice che l'associazione è come una sfera di cristallo, praticamente riflette tutto quello che gli va addosso. Whatever we're hearing, whatever we're reading, whatever we're hanging out with, will be reflected in our hearts. Tutto quello che ascoltiamo, tutto quello che leggiamo, tutto quello che noi siamo vicini insieme si rifletterà nel nostro cuore. Yeah, and then having good mentors, good guiding friends. Like I think of Saint Teresa of Avila. She was a great saint. Allora, è anche avere delle grandi guide, delle persone giuste che ci guidano, come San Clarissa di Avalone. Saint Teresa. Santa Teresa. So actually, all the great Christian saints would always have a spiritual director. Tutti i santi cristiani avevano un mentore superiore. So Saint Teresa, in particular, she would sometimes she would kick out that person if that person didn't understand her, but she would always get a new one. Santa Teresa delle volte mandava via quella persona se non riusciva a capirla, però sempre prendeva un altro. So it's good to have 3 different kinds of people in your life.
people you can share with, who maybe know a little bit less than you know. Ok, è bello avere tre tipi di persone nella propria vita. Avete persone che sanno un po' meno di te, per quello puoi condividere con loro. Someone who's maybe more new on the path than you are. Per esempio qualcuno che è un po' più nuovo nel cammino di te. Someone who's a peer that you can share like friends. Qualcuno che è alla pari, per quello puoi condividere a livello di amicizia. Like maybe after some class you can say, what did you hear? And then your friend can say, what did you hear? And maybe you heard something different. So sharing among people Per who are... esempio, dopo una lezione si parla, no, tu cosa hai capito? Lui cosa ha capito? Allora si condivide i punti di vista di quello della lezione. Sharing with someone on an equal level, and then hearing from someone who's a little bit more senior. E poi il terzo livello è l'ascolto da qualcuno che è un po' più anziano, in una posizione un po' più elevata. Like maybe, someone here may have a great idea what they're going to do with their life, Maybe they could come and ask Tridas or Krishna Loka, what do you think? Ok, per esempio una grande idea è qualcuno che se vuole chiedere che cosa fare nella propria vita può venire tranquillamente a chiedere a Krishna Loka e Tridas Prabhu. And, maybe they'll say, no, I think that's a great idea. Or they might say, it doesn't really suit your nature as far as I've seen. You know what I mean? To have that kind of mentoring is very important. Per esempio qualcuno loro possono dire, beh guarda, questa è un'idea fantastica, beh sai, come ti conosco, magari questa idea proprio non è proprio adatta a te. Ed è un dono così grande avere un mentore presente di questa posizione nella propria vita. But according to our desires, we may choose a mentor accordingly, Like if my heart's desire is to become more entangled in material life, then I may choose a mentor who will say, yeah, go for it. Per esempio, ma poi ognuno di noi può scegliere la propria guida in accordo con i propri desideri. Se qualcuno vuole impegnarsi più nel mondo materiale, allora può scegliere una guida che dice sì, ok, fallo, sì, ce la puoi fare. There's a very nice prayer by Bhaktivinoda Thakur where he says, whatever desire I have for material things, please transfer that desire to love you more. E c'è Bhaktivinoda Thakur dice questa cosa, ti prego, trasforma tutti i desideri che io posso avere per qualsiasi cosa materiale in una forma di amore verso di te. And whatever love I have for you or for chanting your holy name, let that increase every day. E qualsiasi tipo di amore che io possa avere verso di te, fa sì che questa aumenti ogni giorno. So I was talking about how Krishna is sitting in our hearts like a loving silent witness, but if we desire to hear his dictation, then he can speak, Ecco, dicevo appunto che noi abbiamo qui Krishna come un testimone silenzioso nel nostro cuore, allora se noi desideriamo noi possiamo ascoltare quel che dice. But we have to let him know that that's our desire. If our desire is to, sometimes we hear a little, the Christians say the still small voice. Still small voice. Però dobbiamo desiderarlo perché per esempio i cristiani dicono che c'è questa vocina, no? If every time we hear that some kind of wise dictation, we push it down, we don't listen, then we'll hear it less. Perché se ogni volta che questa vocina ci parla, noi la mettiamo, la soppiamo, non la ascoltiamo, questa vocina si sentirà sempre. But again, we have to gain knowledge so we can recognize, right? Ma sempre dobbiamo comunque ottenere della conoscenza per poter riconoscere. And consult with wise people. E parlare, consultarsi con persone sagge. Is that helpful? Giusto. Okay. Yeah. So thank you all so much. Grazie Wonderful a tutti to be here. Not an easy job. Well, to you made it totally easy. Thank you. Thank you all so much. Nice to be here. Wonderful to be here. Merci. Arrivo.